Allora, stasera abbiamo l'onore di avere con noi un bellissimo film libanese che si chiama Out Loud. Abbiamo con noi il regista Samer Daboul. È un'opera a cui teniamo molto perché poi vedrete il film e vedrete il documentario, domani proiettiamo il documentario sulle difficoltà di girare un film del genere in un paese così intollerante. Quindi ci teniamo particolarmente che questo film abbia una distribuzione anche al di fuori, anche perché nel suo paese non credo che verrà mai, non lo vedrà mai nessuno, quindi. E adesso lo presenta Nicola Dorin, che è uno dei nostri programmatori e che ci farà da translator. Ok, buonasera, siamo qui con Samer, appunto è il regista di questo film, è assolutamente interessante per quello che è la situazione appunto libanese, l'abbiamo scelto in particolare per questo. E sentiamo se vuole raccontarci qualche cosa e vuole darci una piccola presentazione del film. If you want to present your movie, say something. Yes, hi, thank you so much for being here. I feel very proud to be here with you tonight. Little few notes I'd like to speak about the making of Out Loud. I was in the US studying cinema, and at one point. Grazie per essere venuti, sono molto contento di essere qui e ci sono alcune cose che voglio dirvi a proposito del making of di questo film, che era negli Stati Uniti. I decided to come back to Lebanon to see what I can do there, because ho deciso di tornare in Libano e vedere cosa potevo fare. So when I got there, I found the country in a big mess. Tornando ho trovato il paese in una grande confusione. I realized that there is very little filmmaking in Lebanon. There is barely any cinema. About 4 or 5 films made every year. E mi sono reso conto che c'erano veramente pochissimi film prodotti in Libano ogni anno, 4-5 titoli soltanto. People don't really care much about art. They're so occupied with politics and laws and rules, ancient laws and rules. Le persone diciamo che si occupavano molto più di quelle che erano le leggi, la politica, le vecchie leggi, e quindi non erano molto interessate alla produzione artistica. And when I saw that politics is so occupying the place, I realized that most of the people, all they care about is armed militias and wars and teaching. Nel momento in cui mi sono reso conto che la politica occupava molto del tempo delle persone e questo significava la guerra, occupazioni relative alla guerra, questioni insomma legate alla guerra. So instead of encouraging people how to be creative, how to appreciate diversity, they teach them how to carry guns and become killing machines instead of problem solvers. Creavano le persone come macchine da guerra piuttosto che come persone invece atte a cercare di capire le persone o in attività creative. So I decided to do Out Loud, to make a movie about creativity, about the people who are discriminated most in Lebanon, the gay people. And I started writing the script. E quindi ho scritto questo film, cioè ho fatto questo film Out Loud proprio per parlare di creatività e delle persone che erano discriminate, specialmente i gay. To tell the people, first of all, look, most of us are gay. Second of all, instead of trying to discriminate those people, why don't we protect them? Per parlare con le persone e farle capire che molti sono gay e che di trovare il modo, diciamo, più che di discriminarle, di proteggerle. So I wrote the script to give a new point of view on how to treat gay people. Così ho scritto questo film per dare nuovi punti di vista su come trattare le persone gay.
Now, there has been some difficulties throughout the making of the film. E quindi abbiamo avuto anche qualche difficoltà nella produzione del film. I pretty much, by the time I finished the film, I realized that I gave only about 40% what I wanted to give for a completed movie. Quindi mi sono reso conto poi alla fine che ho dato soltanto il 40% di quello che avrei voluto dare nella produzione di questo film. But I think I got the idea across. The sad thing is that the film has been banned in Lebanon. No theater wants to screen the movie. E quindi ha anche altre idee, altre cose da fare. La cosa triste è che in Libano questo film è stato vietato, nessun cinema l'ha mai mandato in scena. And it was like fighting throughout the whole process, even throughout the making of the film. We got through dangerous moments where we were attacked and almost we got injured. Some of the crew members were injured, almost got killed while we were shooting the film. Hanno avuto un sacco di problemi, molte persone sono state attaccate durante la realizzazione del film, alcune persone del cast del crew, diciamo, e sono state anche ferite da questi attacchi. You will find that clear in the documentary that's going to be screened tomorrow, which is about the making of the film, what the difficulties we had to go through to make it. E tutto questo viene riportato appunto nel documentario che verrà mandato in scena domani e che racconta proprio quelle che sono le difficoltà nella realizzazione del film. But I'm very glad that I'm finding audience for this movie around the world, and I'm very, very pleased that it is going to be screened tonight here in Florence. Sono molto contento in ogni caso che ho trovato un'audience nel mondo per questo film e sono assolutamente contento di essere stasera qui a Firenze. And hopefully someday in Lebanon they realize that more movies need to be made about this subject. E spero che in futuro in Libano si renderanno conto che dovranno essere fatti altri film su questo soggetto. Thank you so much. Grazie a tutti. Buon pomeriggio a tutti e adesso proseguendo con il programma abbiamo la proiezione di Out Loud The Making di Samer Daboul. Prego Samer, come? Abbiamo visto ieri sera il film che ci ha presentato e oggi presentiamo invece il documentario sulla realizzazione del film. Non è un backstage del film, è proprio un documentario. Thank you for being here. I'm really happy that I got a chance to present Out Loud The Making of in Florence. I don't know if you've seen the movie yesterday. Sorry. Niente, vabbè, ovviamente si sta presentando, vi ringrazio di essere tutti qua e soprattutto per lui è una grande occasione quella di poter aver presentato il film ieri e adesso il documentario della sua realizzazione, perché ovviamente ha una grande valenza. The movie yesterday was shown and I had a chance to speak a little bit about what happened throughout the process of making the film. Già ieri avevo avuto l'occasione di parlare un po' di quello che era successo durante le riprese del film. This one will explain in details about all the difficulties that we had to go through while making the movie. E invece col documentario ovviamente vedrete nel dettaglio tutto quello che hanno dovuto superare nella realizzazione del film. There was even more difficulties, but I wasn't able to include it in the documentary. C'è stato anche molto di più in realtà, però non ho avuto la possibilità di includere il resto proprio nel documentario stesso. That's why after you see the documentary, please feel free to ask any questions. I will be right here. If you need me to explain anything about the process, I'll be happy to. E dopo ci sarà un botta e risposta, insomma, se voi avete delle domande successivamente alla visione avete la possibilità di fare la regista e sarà qui a rispondervi a qualsiasi curiosità sul documentario stesso.
Thank you so much. Enjoy the movie. Grazie Samer. Buona visione. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Abbiamo qui il regista e volevamo chiedervi se avevate delle domande, sia magari sul film di ieri che abbiamo visto e sul Out Loud The Making che avete appena visto, se avete domande. Microfono. Sì, buonasera, ciao. Io ho visto sia il film di ieri sera che il documentario di stasera e devo dire che mi ha aiutato ad apprezzare di più il film che ho visto ieri e a capirlo anche di più. Volevo chiederti se è stato intenzionale racchiudere nella stessa storia diciamo, un'esperienza che mette in discussione le relazioni fra uomo e donna, le relazioni fra uomo e uomo, il modello di famiglia e il desiderio di avere un mondo diverso e delle relazioni diverse. Ora, mentre ti sto facendo la domanda, capisco che le cose sono conseguenziali, cioè una tira l'altra, però volevo sapere se questa da parte tua era stata proprio una scelta consapevole o se era venuta facendo, insomma, stata facendo. Ma mettere insieme che cosa precisamente? Quindi tutto questo difficoltà in relazioni uomo-donna, tra gli uomini? Sono tutti aspetti molto problematici che vengono come dire, riproposti nel film. Yes, definitely I meant to do it. I meant to touch on that subject because in most Arab countries, women don't have rights whatsoever. They're always in the back seat and they don't share the decision making of everything that goes on in the society. Sì, ha detto appunto che era totalmente intenzionale, voleva appunto unire non soltanto i problemi dei gay nelle società arabe, ma anche il problema proprio del ruolo della donna, e come vabbè, sappiamo un po' tutti, in realtà fondamentalmente si trova sempre dietro le decisioni vengono prese, non partecipa mai alle decisioni prese che poi sono prese dagli uomini. Somebody told me that I kind of went further into that subject when I had one woman fall in love with 3 men and they get married. Well, not legally, but in a way, which gave her a lot more rights than she did have, and a lot of people thought of it as something very dangerous and not welcome. It's kind of threatening for men in that country. E dice che alcuni gli hanno proprio detto che in realtà è andato anche molto oltre, perché non soltanto comunque la ragazza nel film fondamentalmente è allo stesso livello dei ragazzi, ma inoltre la fa sposare con 3 ragazzi stessi, che a parte il fatto che sia illegale comunque in generale anche nei paesi europei, però comunque l'ho detto è stato molto pericoloso, rischioso, anche perché ha minacciato la posizione degli stessi uomini, insomma. Thank you for making this film. I think it's very important that we know what happened and what creation is happening in Lebanon, and it's hard to see how difficult it is to live there, but the more we know about it, the more it will change, I think.
Ringrazio appunto il regista per aver fatto questo film che dà la possibilità di avere un'idea di quello che succede appunto in Libano e di come vanno le cose comunque sia in generale un po' nelle società arabe. What I really try to do also regarding people outside Lebanon is to bridge a difference between East and West. That's why I had a lot of interviews in the US when I was doing post-production, and I tried to get people to understand each other, East and West, which is the most serious problem we have today in the Middle East. E quello che ho voluto fare proprio attraverso questo film, inoltre, è anche quello di creare un parallelo tra quello che succede nel mondo arabo, quindi in Oriente, e quello che succede invece nell'Occidente. Per questo ho intervistato appunto nel documentario anche attivisti statunitensi, perché questo rapporto tra Est, Oriente e Occidente è proprio un problema molto, la cosa più rischiosa, la cosa più seria da fare e quella più problematica, soprattutto in questo periodo. Hi, I wondered what sort of distribution you've had in Lebanon and in the Arab world. You said you had to make some cuts to show in the cinemas that you showed in the film, and I wondered how it's gone on since then. La signora ha chiesto appunto quale è stata la distribuzione in Libano, dato che abbiamo visto il governo ha imposto anche dei tagli al film. Well, so far it did really well with distribution. It got distribution in North America, and now we're working on distribution in Europe. While in Lebanon, here's a surprise. La distribuzione per ora sta andando bene soprattutto in Nord America e stanno tentando di distribuirlo in Libano, in Europa, mentre in Libano hanno avuto una sorpresa. The surprise is, even though we did cut the scenes, not one theater in Lebanon wanted to screen this film. This film is banned. Nobody wants to have this film on the big screen, even though the young generation did want to see it, and we had a lot of fans asking to see the film, but I couldn't convince any theater to do it, and I'm going to keep trying, and if I fail, I think I'm going to distribute it for free, like send copies to a lot of people to watch it for free. Invece in Libano, nonostante i tagli imposti dal governo, nessun cinema vuole proiettare questo film, e nonostante comunque abbiano tantissimi fan, soprattutto tra i giovani, che premono perché questo film invece venga distribuito perché vogliono vederlo, e sta pensando, dovesse fallire il tentativo di farlo proiettare, di distribuirlo invece gratuitamente. Per quanto riguarda invece la censura, nella parte preventiva, quando ci sono state date le autorizzazioni per girarlo il film, che tipo di rapporti hai mantenuto per poterlo fare? Come hai lavorato in questa fase per poter realizzare intanto il film? Poi dopo ci sono stati successivi tagli, ma nella prima fase come è funzionato? Cioè i contatti con le istituzioni, quindi. Who supports the Well, the authorization I got is only on paper, but in real life, when we were shooting, nobody cares about paper. So the attacks and the insults and the problems we faced, people don't respect laws there. You know, it's been like that for a long time. Dice che le autorizzazioni sono state, ma sono soltanto cartacee. Nella realtà poi nessuno prestava minimamente attenzione a questi documenti, infatti appunto i problemi che hanno avuto comunque sono stati molto gravi, e quindi in realtà le autorizzazioni c'erano, sì, però poi nessuno si interessava a far sì che queste autorizzazioni venissero rispettate da tutti. Io volevo chiedere, nel cast vivono degli attori, gli attori vivono tutti in Libano, cioè perché ho visto che i protagonisti, quelli gay, i protagonisti gay,
Non ho capito bene se erano gay, se non erano dichiarati perché vivevano in Libano, se erano gay. Cioè volevo chiedere se erano gay oppure no. Ma nella realtà o nella fiction? Nella realtà. All the cast live in Lebanon. They're all amateur actors. Two of them, I believe that they are, or three of them, but it's a subject that we don't talk about. And even if I, as a director, when I was very close to them and working with them, did not come and say, are you or are you not? I think it's something that somebody has to make as a decision by themselves. I try to help them to make that decision and be open, but I cannot force them because I know how difficult it is to do so. E hanno detto che sì, tutti sono libanesi, però pensa che 2 o 3 di loro siano effettivamente gay, però è un argomento di cui nessuno ha mai parlato perché comunque è anche illegale essere gay, quindi in questo momento è un problema affrontare questo tema, e perché penso comunque sia una cosa che una persona deve decidere di dire se lo vuole, insomma, quindi nessuno ha mai chiesto neanche a lui. Ecco. Yes? Io volevo sapere se il cast, la produzione, le persone che hanno lavorato a questo film sono persone molto religiose o se sono laiche, che background hanno a livello di religione. E poi volevo chiedere un'altra cosa, come vede il futuro delle prossime generazioni del Libano legato sempre al discorso religioso? Vede i giovani molto legati all'aspetto identitario, quindi sentirsi molto cristiani, musulmani, o li vedi un po' più slegati, più liberi e più laici? Poi ripeto un attimo la prima domanda. La prima domanda era se il cast sono persone religiose, laiche, che background religioso hanno. Yes, the good thing is that the 6 actors, almost each of them from a different religious faction. There is Sunni, Shia, Muslim, there is Christian, Maronite, Orthodox, Catholic. So it was very diverse, and which was really great because it did work. I mean, they all got together and became friends throughout the whole shooting. Sì, sono tutti in realtà hanno tutti background diversi, ha detto che gli stessi attori sono uno cattolico, uno ortodosso, uno credo un sunnita, quindi in realtà insomma si sono tutti trovati molto bene insieme, quindi questo è stato molto bello, insomma, ciascuno ha superato quelle sono differenze solamente religiose. But like one of them was Shia, and Shia is very conservative about the subject. I mean, it's hanging when it's gay. He played the gay character, and he is, I believe that he was gay. And he did it, and he had to face all his families. The other one, he lost all his friends. Like, none of his friends would speak to him anymore after they found out that he was playing that role, that character. Dice appunto in realtà alcuni di loro hanno avuto proprio dei problemi, uno stesso è stato in realtà abbandonato dai suoi amici quando hanno scoperto che avrebbe girato il ruolo di uno appunto dei 2 personaggi gay, e così come un altro invece nonostante prima avesse avuto magari un passato molto più di gay nascosto, invece poi ha deciso di accettare il ruolo e di girare questo film. As for the second question about the young generation today, well, they're facing serious difficulties because the serious problem right now is there's always this rumor of war. There's always a thought, oh, there's going to be war soon in Lebanon, especially now what's happening in Syria. They're trying to push the problem to Lebanon and make it war there. And every time there is a rumor of war, everything else falls. I mean, that's the trick. That's the trick that they've been playing for so many years. You know, war and fighting and killing and surviving.
But to advance the society, you cannot have that. You have to have peace to start to live, to start to advance yourself, and that's really what's been happening. Dice, per quanto riguarda il futuro dei giovani, in realtà non è, cioè, quasi non c'è, insomma, il fatto che anche proprio in questi giorni la Siria sta cercando di riportare il Libano nuovamente nella confusione in cui si trovava una decina di anni fa, nella guerra, nel conflitto, fa sì che comunque le nuove generazioni non riescono a pensare a un futuro, perché per pensare a un futuro ci vuole ovviamente una situazione di pace. Invece anche soltanto il fatto che attualmente ci siano continuamente rumors che possa tornare la guerra, conflitti, ovviamente fa sì che non ci sia anche un dibattito o si possa pensare a un proprio futuro, insomma, quindi che sia religioso o meno, insomma, è proprio un problema a priori. This is something I mentioned yesterday and I'll mention again, and it's very, very clear to me. They advertise to the young generation that they have a mission, which is to liberate Palestine, for example, to destroy Israel, to destroy the US, to destroy the West, Europe, whatever. They always have this advertised to the children. So what they do to them, they create them, they make them into killing machines instead of making them into problem solvers. We need problem solvers to solve what we have, the mess that we are in, and start to become more and more heading towards becoming a good society, and try to look at the good things in the West and in Europe and try to use that as a sample model. Dice appunto che in realtà i giovani in Libano vengono come avvertiti che hanno una missione nella loro vita, che è quella, insomma, di distruggere Israele, liberando la Palestina, di distruggere gli Stati Uniti, l'Europa e qualsiasi altra cosa, e quindi cercano di farli diventare come se fossero dei soldati invece di farli diventare come dei risolutori di problemi, e quello di cui ha bisogno il Libano primis è proprio di persone che possano risolvere i problemi invece di persone che invece partecipano nel crearli i problemi. Questo insomma, Bene, allora grazie ancora e ci vediamo più tardi in una cosa. How long have you been boyfriends? This year 18 years. 18? My God. Yes. You didn't kill each other yet? Sometimes. Abbiamo qui con noi il regista Samer Daboul, autore del film Autoload, e vogliamo fargli qualche domanda. Samer, come ti è venuta l'idea di fare questo film? Yes, after I came back from the US and realized that the country is a big mess, I looked around and found that a lot of people so religious, so conservative, and most of the country seek a commercial idea that they have to be armed militias and they have to destroy the West or Israel or Europe, and they have this idea, so they advertise it to the children and they turn men into killing machines, but what they're actually destroying is the society around them. Which goes for freedom of speech, freedom of expression, expressing love to the same sex, and that was a big problem for me. I couldn't deal with it. So Out Loud came from that perspective. I wanted to write a story to give them a new perspective on life, to be able to have them just think that maybe we can tolerate each other, and gay people are just like us, normal human beings, which they don't see yet. And I wanted in Out Loud
to have them think that that maybe there is a chance that they can tolerate each other, and instead of attacking them and discriminate them, maybe they can protect them, so they may give beautiful things to the world. That's where the idea came from. Chiedo adesso a Samer come ha potuto realizzare questo progetto. Who helped you in this project so difficult and I imagine expensive? Yes, mostly my family, and I was able to get sponsors from Lebanon, especially a little bit from the US, and I went into production with a very, very small budget in mind. The actors were amateur, I had to train them, and the crew were Lebanese for production, for post-production were Americans, and we did the movie, we shot it only in 1 month. Gli attori hanno avuto problemi ad avere un ruolo gay. The actors that played the characters gay had some problems to do this. Yes, serious problems. One of the actors was very rebellious. His family were very conservative. His name is Rami, the short one, the short guy. He didn't have a problem because he was from Beirut and we filmed the movie in Zahli, so his family didn't know about it. The other actor was from Zahli, and that was a big problem for him. And from the first 3 days of filming, he lost all his friends. None of his friends would talk to him anymore. And even on the set, some of the crew were criticizing him for playing those scenes. So especially the scene where he would kiss his boyfriend. You notice in the movie there was no kiss. Yes, this is strange. I expected to see this scene. Because I know that in Lebanon this scene was forbidden, cut, yes. But I expected to see it to see it in this one. I couldn't because I would have to redo post-production and I didn't have the financing to do a copy that would have those scenes. Anyway, in the kissing scene, he was shaking. He was so scared, didn't want to do it. But the actor was gay himself. No, I believe so. I believe so. But he didn't admit it. They were both gay, but they didn't admit it. Okay. It's very difficult to admit something like that in Lebanon. People have to think a lot before they do it, because the minute you do it, you are subject for criticism. You're subject for attack, for humiliation, and a lot of people don't want to go through this. They're not ready yet. Do you have some new project about homosexuality, freedom? Yes, yes. I actually worked a lot on a new story. I wrote it, but which involves two gay characters, one of them Lebanese and the other one is European. He was raised in Europe with a very modern way of thinking, very liberal. He has no problem with the idea at all, while his boyfriend from Lebanon had a serious problem with it, and the whole movie is about how they build a bridge between both of them, and at the end he was able to get his friend to another level of understanding the way of life and why it is so important to be free as a gay person. You now live permanently in Lebanon? Yeah, most of the time I am in Lebanon. I travel once in a while, but I found Lebanon in so much need for work like this. I wish there was more gay people in Lebanon. The country would have been a better place. Why in the movie sometimes the people speak in English? Because this is how it is in Lebanon.
Lebanon speak three main languages: Arabic, French, and English. Okay. Arabic is like, you know, when people speak in the same sentence, there is Arabic, English, and French. Sometimes it's confusing, but that's how it became. So, they're so affected by the Western society, especially the Christians. If you go to the Muslim areas, they speak just Arabic, but the Christian areas, they speak English and French. Yes, it sounds strange to me. It seems to me that it was because these people in the movie was different from the other, and really is normal to speak in English. It is normal. See, French occupied Lebanon for like, I don't know how many years, long time, and they built a lot of schools, French schools. And then English schools came again and became more popular because of the internet and all that. So people kind of adjusted to learning those two languages. You know, if you go to school, you have to learn both, English and English. I wish they'd learn Italian. It's more sexy, the language is more sexy. We consider sexy French and Spanish. No, Italian. Italian is more sexy. For a man, it is more sexy, in my opinion.